Ciao, prima di immergerti nella nuova puntata di questo podcast, ho una notizia per me emozionante da condividere. A partire dal 3 ottobre, il mio nuovo libro, Eracle, la via dell'eroe, sarà finalmente disponibile in tutte le librerie. Questa è la straordinaria biografia del figlio più celebre di Zeus, nato dall'amore tra il re degli dei ed una mortale. Non perderti l'occasione di prenotarlo anche ora, in questo momento, su store online come Amazon. Troverai un link nella descrizione qui sotto. Buona lettura e preparati ad essere rapito dall'avventura. Un'altra novità è che da poche settimane è possibile supportare questo podcast con delle donazioni. Trovi sempre nella descrizione un link al sito Tipeee dove ti descrivo meglio la cosa e dove trovi materiale aggiuntivo e di approfondimento al podcast. Vai a dare un'occhiata. Buon ascolto. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 159. Incursioni notturne. Nell'accampamento greco non tutti dormono. Agamennone non riesce a prendere sonno, agitato dalle 1000 preoccupazioni del suo cuore. Come quando Zeus scaglia folgori abbaglianti che annunciano grandine o violenti temporali, neve o preparativi di guerra, allo stesso modo il sovrano avverte dolorose fitte al petto. Sente il torace tremare quando punta lo sguardo sulla pianura alla vista dei molti fuochi che brillano davanti alla rocca di Troia. Rimane sgomento all'ascolto del suono di flauti e sommessi tamburi, del cupo rumore continuo provocato dai soldati. Volge poi gli occhi verso le navi, verso il suo esercito, e per la disperazione si porta le mani sul capo strappandosi i capelli. Basta. Risolve di recarsi alla tenda dell'anziano Nestore per architettare con lui un piano che possa salvare i greci da una triste sorte. Si ripara dal freddo della notte con una scura pelle di leone e, presa la propria lancia, con passi decisi e silenziosi si avvia. Neppure Menelao riposa. Agamennone lo incontra appena fuori dalla propria tenda. Il re di Sparta stava venendo da lui per un conciliabolo notturno. Fratello, cosa ti spinge ad armarti? Intendi mandare qualche soldato a spiare i troiani? Ho paura che nessuno possa garantire il successo di una simile impresa. Spiare da vicino il nemico nel buio della notte, da soli, servirà un cuore audace. E Agamennone, fratello mio, la volontà di Zeus è cambiata. Ora il padre dei numi gradisce i sacrifici di Ettore. In passato non ho mai visto né sentito dire di un uomo che in un solo giorno abbia realizzato imprese tanto tremende quante ne ha realizzate il figlio di Priamo, che pure non vanta retaggio divino. Le sue gesta, ahimè, rimarranno a lungo e con strazio nella mente dei greci. Ora vado da Nestore, sperando che voglia uscire dal letto e venire con me a dare ordini alle guardie. Esse obbediranno a lui più che a chiunque altro. Tu ora va a chiamare Aiace e Idomeneo, svegliali e rimani con loro.
Agamennone giunge alla tenda di Nestore ed entra silenziosissimo. L'anziano guerriero, che usa dormire con una spada sotto il cuscino, ha un udito finissimo e immediatamente si sveglia. Chi sei, tu che ti aggiri al buio nell'accampamento mentre tutti gli altri mortali dormono? Chi cerchi? Che cosa cerchi? Parla in fretta, che vuoi? Nestore, non riconosce Agamennone, il sovrano che Zeus ha voluto sommergere nella rovina? Il sonno non riesce a vincere le mie palpebre. Ecco perché mi aggiro per il campo in piena notte. Ho la guerra nel cuore e lo strazio dei greci nella mente. Temo per la sorte di noi tutti. Il cuore sembra quasi voler balzarmi fuori dal petto, tanto forte batte. Vedo che neanche tu riesci a dormire. Scendi con me a controllare le sentinelle, che non si siano addormentate per la grande fatica. Nemici colmi d'odio sono vicini e potrebbero assalirci anche di notte. Zeus non compirà tutti i piani che Ettore spera, lo rassicura Nestore. Credo che anche lui dovrà subire sofferenze e saranno i suoi dolori ancora più grandi dei nostri se Achille vorrà dimenticare la rabbia e tornare a gettarsi nella mischia. Nestore si incarica di svegliare i capi a lui più prossimi e invia Diomede, che ancora una volta si stupisce della vitalità e della vigoria dell'anziano re di Pilo, a chiamare Aiace, le cui navi sono un po' più in là. Le sentinelle sono ben sveglie e così rassicurati i capi si incontrano in questo raduno notturno. Nestore arringa i presenti. Qualcuno di voi splendenti eroi ha l'ardire di superare le linee nemiche e ascoltare i piani dei troiani? Intendono rimanere nella pianura o tornare all'interno delle loro invalicabili mura? Bisogna andare a scoprirlo e tornare all'accampamento a riferire. Grande sarà fra tutti gli uomini la gloria di colui che porterà a termine questo compito e sarà sempre lodato al banchetto. Diomede si fa avanti con un sorriso, chiedendo un compagno per l'impresa. In questo modo uno potrà guardare le spalle dell'altro. Si propongono diversi eroi e Diomede fa la sua scelta. Se la decisione è mia, Odisseo non può essere ignorato. Il suo cuore è saggio, dimostra coraggio in ogni circostanza ed è amato da Atena. Con Odisseo, con il consiglio di Odisseo, sarei in grado di sfuggire a qualsiasi pericolo. Odisseo sorride e si schernisce, guardando in alto. Non sprecare parole per lodare me e partiamo ora piuttosto. L'alba sta sorgendo e le stelle nel cielo cominciano a scomparire. Resta poco tempo per agire. Equipaggiati per la missione notturna, con poche armi e protezioni leggere, i due scompaiono nel buio. Un airone in volo nel cielo alla destra dei due emette il suo grido, un buon auspicio per Odisseo, che in cuor suo prega la dea dagli occhi azzurri di proteggere lui e il suo compagno in questa sortita. Anche Diomede, muto, esprime una preghiera agli Eterni, mentre il suo piede procede con attenzione tra sangue, cadaveri e armi distrutte. Più o meno nello stesso momento della riunione achea, Ettore dal canto suo cerca tra i suoi un ardimentoso che voglia valicare le linee nemiche per carpire informazioni dal campo greco. Nessuno pare voler accettare il ben remunerato incarico. Poi si alza Dolone, figlio di Eumede, un ricco commerciante d'oro e di bronzo. Dolone, pur non più tanto giovane, se la cava bene nella corsa e, attratto più dall'oro della ricompensa che dalla possibile gloria, si getta nella prova. Anche lui, armato alla bisogna, corre veloce verso le navi achee
I suoi maldestri e rumorosi passi vengono presto percepiti dai silenziosi Diomede e Odisseo, che con uno sguardo d'intesa si apprestano a catturarlo. Acquattati tra i cadaveri, attendono di essere superati da Dolone, lo rincorrono e in un lampo lo fanno prigioniero. Vi prego, non uccidetemi. Oro, bronzo e ferro sono nella mia casa. Mio padre vi consegnerà grandi ricchezze quando verrà a sapere che sono in mano del nemico. Odisseo gli chiede chi sia e cosa stia facendo lì. Sta cercando di derubare i morti o pensa di infiltrarsi tra le linee achee? C'è qualcun altro con lui? Dolone, terrorizzato, confessa la sua missione e inizia a snocciolare fatti ed eventi dell'accampamento e i piani dei troiani. Parla di come non ci siano sentinelle troiane, in quanto la guarnigione di Ilio è ben sveglia attorno ai fuochi. Gli alleati di Priamo, invece, si sono abbandonati al sonno, confidando nella sorveglianza troiana. Questi alleati non hanno donne o bambini da proteggere. E poi, pensando di riuscire a salvare la vita consegnando agli avversari una preziosa informazione, prosegue: se avete intenzione di penetrare nelle nostre fila, il presidio dei Traci è l'ultimo e il più lontano dalla protezione troiana. Reso, il re di quelle genti, è da poco giunto con armi bellissime e oro in abbondanza. Ho visto con i miei occhi 2 cavalli bellissimi, grandi e bianchi al pari della neve, maestosi nel galoppo. Siete soddisfatti? Conducetemi ora alle vostre navi e otterrete da mio padre un grande riscatto. Oppure lasciatemi legato con fermi nodi qui. Al vostro ritorno avrete la prova che non ho mentito. Diomede lo fulmina. Lasciarti qui, da solo? Ci credi così sciocchi? Non provare nemmeno a sognare una fuga. Sei in mano nostra e se ti liberassi torneresti ai tuoi compagni per spiarci di nuovo o per portare a noi nuovo danno. Se morirai per la mia lama, invece, nulla di tutto questo accadrà. Dolone non fa in tempo ad aprire la bocca per pregare per la propria vita, che la sua testa è già stata spiccata dal collo. I greci ringraziano Atena per quel colpo di fortuna, innalzando al cielo le armi di Dolone. Poi le occultano con dei rami di tamerici per segnalarle sulla via del ritorno e si avviano verso quella parte laterale dell'accampamento dove stanno dormendo le truppe di Reso. I due si mettono d'accordo. Diomede falcidierà i Traci e Odisseo trascinerà via i corpi per liberare la via di fuga e si impossesserà del carro di Reso. Mentre Diomede uccide silenziosamente gli avversari, Odisseo lega insieme i cavalli che sostano vicino ad ogni soldato. Dopo aver ucciso 12 soldati, Diomede manda il sonno mortale anche nel corpo di Reso. Ode il fischio sommesso di Odisseo. Il compagno ha legato i cavalli e la via sulla strada del ritorno è libera. Diomede vorrebbe rimanere ancora lì, ma una voce lo scuote. Atena gli parla all'orecchio. Torna alle tue navi, figlio di Tideo, che tu non debba fuggire da qui. Un altro dio potrebbe in un attimo risvegliare la furia dei troiani. Odisseo e Diomede, sul bel cocchio di Reso tirato dai cavalli rubati, corrono veloci verso l'accampamento acheo, mentre Apollo, irato con Atena, risveglia, ahimè, troppo tardi, Ippocoonte, cugino di Reso, che può solo innalzare il suo lamento al cielo. I greci raccolgono le armi di Dolone per portarle nell'accampamento. Nestore è il primo a sentire che qualcuno si sta avvicinando. I due sono partiti a piedi e quello che si sente è un carro. Il vecchio re teme per la sorte dei 2 impavidi eroi andati in missione. La sua paura muta in gioia quando vede Diomede e Odisseo tornare con un così grande bottino. Odisseo, quale divinità vi ha fatto dono di questo carro e di tali destrieri? Mai prima d'ora, e a lungo vissuto, mi è capitato di vedere cavalli così belli e perfetti. Di certo è stato un nume
ad offrirvi tale maestoso regalo. Nestore, hai ragione. Un immortale potrebbe fare un tale dono, ma così oggi non è accaduto. Questo appartenne a Reso, re dei Traci, che questa notte insieme a 12 soldati ha perso la vita per mano di Diomede il Furioso. Abbiamo portato con noi anche le armi di una spia incontrata per strada. Ridendo, Odisseo conduce il carro dentro le mura. I due eroi si tuffano nell'acqua del mare per lavarsi da polvere, sudore e sangue. Dopo un caldo bagno ristoratore nelle loro tinozze ed essersi unti di olio, Diomede e Odisseo si siedono a tavola e versano vino in offerta alla dea Atena, che in questa incursione ha guidato i loro passi. Fammi sapere se questa puntata ti è piaciuta scrivendo un commento e mettendo un like. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti sono piaciuti di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. Credi in questo progetto e vuoi dare un tuo contributo? Fai clic sul link TP in descrizione e scopri come puoi sostenerlo. A questo stesso indirizzo trovi delle news e dei post che aggiorno con regolarità. Nei post, tra l'altro, rispondo alle domande che mi vengono poste sulle varie piattaforme, ma alle quali lì ancora non è possibile rispondere. Grazie a Speranza, mecenate di questo progetto. Grazie di cuore. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.